So we see a lot of these species that you see around here. They have adapted, they're coming back to life, they are thriving. Quello che faremo oggi è introdurti al mondo della subacquea e della biologia marina. È possibile immaginare un turismo consapevole anche in un resort di lusso tra i più celebri delle Maldive? Definitely, I would say. Once they know about it, they try to help out as much as they can. So you see, the smooth side is outside, yeah? E dunque un piccolo gesto che permette di sperimentare le Maldive di nuovo oltre il cliché. È un nuovo giorno nell'atollo di Nonu, nel nord delle Maldive. La luce calda dell'alba accarezza la rigogliosa vegetazione del Siam World, l'ultimo nato fra i resort del gruppo maldiviano San Siam. Il vero tesoro delle Maldive, secondo me, è la barriera corallina al di sotto della superficie del mare, il reef che circonda anche l'isola di Digurah, che come in altri casi nelle Maldive è stato colpito negli ultimi decenni dal fenomeno dello sbiancamento, ovvero quel fenomeno dovuto al riscaldamento globale, all'aumento della temperatura dei mari, che ha reso più fragili, in alcuni casi ha ucciso i coralli, sempre a causa dell'uomo. So, what is the bleaching phenomenon and when did it start? Bleaching has been going on worldwide for quite a while, around 1980s or so. But the bleaching happens because when the water temperature gets too hot, and it stays hot for quite a while. So in the Maldives, usually our temperature is 28, 29. But even last year it was 30, 31. So even the 1 degree change in the water temperature stresses the corals out. Per fortuna lo sbiancamento dei coralli non è sempre irreversibile. What is something positive that we are noticing is after the bleaching, the color is coming back, the corals are coming back to life, which means that some species of them are learning how to adapt to the change in temperature, which is amazing. So bleached coral is not dead coral, they're still alive, and this is where my team and I, we come in and we try to help them out. Oggi i coralli dell'isola sono al centro di un progetto di ripristino guidato dalla biologa marina dell'isola, Marian Tufa, dove vengono coinvolti anche gli ospiti e vengono sistemati dei frammenti di corallo su delle reti metalliche, dette spider, che poi dopo vengono impiantate sul fondo del mare e così il corallo può attecchire di nuovo. And how do you do that? We plant them. So we go out, we take the pieces of corals that are bleaching or that need our help, and then we plant them onto our metal frames that we have. We take it to a good place where it gets enough sunlight, lots of nutrients, and the corals start to grow. So we're excited to experience now the coral planting. Yes, definitely. I'm excited to show you. All right, yeah, let's go. Do it. Try to go into the crevice over here. Like this? Yeah. Very tight. Very tight, as tight as you can. Ed è un gesto semplice ma potente, perché invita appunto il visitatore ad avere cura dell'ecosistema, a prendere consapevolezza della sua fragilità, dei rischi che corriamo con il riscaldamento globale. How do people react? Does it change their experience in the island and makes it not just like laying down on the beach, but actually be active against climate change? I think definitely, yeah. Once you know about something, once you know the impact that it's having on the environment and on you and everyone around you, you definitely want to do something, right? Quella che quindi viene proposta qua dai locals è l'occasione per i turisti internazionali di capire che cosa sta accadendo attorno a noi e agire di conseguenza. Quindi
Christian, andiamo a impiantarli? Sì, andiamo a impiantarli. Ok, mi tuffo intanto. Vai, vai. 3, 2, Oddio. 1. Tuhu, senza bombole, raggiunge il fondo del mare per adagiare la rete di coralli che abbiamo assemblato insieme. And where are you from and where did you study? I am from here, the beautiful Maldives. I'm from a very small local island nearby. It's a very beautiful island and I grew up in the water, in the ocean. What relationship do you have with the water, with the sea? It was definitely love at first sight. I remember back when I was still living in my island, I would be always in the water and my mom would come when it's sundown, you know, she will come, get out of the water. You've been there the whole day. Sei stata in acqua tutto il giorno, diceva la madre alla piccola Tuhu. Non posso biasimarla, dato che da quando sono alle Maldive faccio lo stesso e siamo solo a metà giornata. Quello che faremo oggi è introdurti al mondo della subacquea e della biologia marina. Che cosa vediamo quindi qua sotto? Ma possiamo vedere pesci pappagallo enormi, ma possiamo anche vedere squaletti come black tip reef sharks. Guidato da Christian, biologo marino italiano in forze al Siam World, sono pronto per la seconda immersione con bombole della mia vita. La prima era stata qualche giorno fa al Vilu Reef, ricordate? Vediamo un po' com'è. Va bene? È perfetta. Christian mi ha trovato a mio agio a 8 metri sott'acqua. Mi ha quasi convinto a prendere il brevetto, come fanno molti in vacanza sulla barriera corallina. Insieme abbiamo persino raddrizzato una rete con coralli impiantati. Accanto alla sostenibilità ambientale c'è anche quella sociale. Ho avuto modo di parlare con Sara Shyam, la figlia del fondatore del gruppo e soprattutto del tema della sostenibilità sociale che si affianca a quello della sostenibilità ambientale, dei progetti in questo senso del gruppo. I've seen there are a lot of Maldivians working in your resorts as well as expats. So what can you tell us about the social sustainability of your resorts, of your group? We offer jobs in every resort that we are based in every atoll, in Dalu Atoll, Nuno Atoll, Male Atoll. In Nuno especially, where Siam World and Il Fushia, there are ladies that are there around 60 years old, 70 years old. They still want to work and earn money. And they would actually clean the island and earn money. And then we would send them back every day. So that's also like kind of like a social sustainability act that we do for the local islands here. And also all the Maldivian food that you see on Maldivian Day, all the staff, what they eat Maldivian food, we actually get it from the local islands. We pay them to make the food and we get it. We can easily make it here, but we want to contribute for them to earn something. Il viaggio alle Maldive giunge, ahimè, al suo ultimo tramonto. L'essenza delle isole maldiviane non sono soltanto le esperienze di divertimento, i ristoranti pregiati, i tramonti, ogni onda di risacca sulla costa ci ricorda del rischio che corrono queste isole a causa del cambiamento climatico, del riscaldamento globale, dell'innalzamento dei mari. Però la buona notizia è che un turismo più consapevole e più sostenibile è possibile. Alcune azioni sono già state intraprese qua, come abbiamo visto, nelle isole del gruppo San Siam, come ad esempio la gestione virtuosa dei rifiuti, l'eliminazione della plastica, l'utilizzo di mezzi elettrici e poi ancora le pratiche di sensibilizzazione nei confronti dei visitatori.
Chiaramente questo è un processo in corso perché ancora altre azioni servono, a partire dall'energia che deve essere sempre più prodotta da fonti rinnovabili. E dunque, con quale sguardo vivere le Maldive per andare oltre i cliché? Le Maldive non devono essere concepite come un paradiso da consumare, ma come un mondo da proteggere e da ascoltare, e oggi più che mai queste isole chiedono di essere rispettate in silenzio, con occhi vigili, a piedi nudi sulla sabbia e con il cuore aperto. Continua a viaggiare, iscriviti al canale YouTube Un Reporter in Valigia.